Se siete nati negli anni 80, la parola targa evoca in voi di sicuro immagini di auto eccezionali, di auto straordinarie. 911 targa, tanto per cominciare, la targa per eccellenza, ma anche la Ferrari 308 GTS, l'auto di Magnum PI, o anche la Lamborghini Diablo Roadster. Da oggi a quell'elenco di auto eccezionali si aggiunge il nome di Mazda con la sua MX-5 RF. Ci troviamo a Barcellona, il tempo purtroppo non è dei migliori per provare un'auto a tetto scoperto, ma siamo qua per toccarla con mano, per farvela vedere e per raccontarvi come va. Venite con noi a scoprirla. Lo diciamo subito per i puristi, non si tratta di una vera e propria targa, il tetto che vedete inquadrato in questo momento e che segna chiaramente l'elemento distintivo di quest'auto rispetto alla versione Roadster, non è solidalmente ancorato al telaio, quello che passa tra guidatore e passeggero non è un vero e proprio montante, ma si tratta di una struttura realizzata in tre differenti materiali. Abbiamo un laminato plastico composito per la parte posteriore, una barra in acciaio e una porzione, questa qui, in alluminio che è lo stesso materiale utilizzato peraltro per i parafanghi anteriori e per il portabagagli. Tutto ciò è stato costruito, è stato pensato con il focus, come sempre, su questo progetto del massimo risparmio possibile in termini di peso. Il tetto rigido comporta un aggravio, in questi termini, di circa 45 kg. Si tratta di un aggravio tutto sommato modesto, ma che per la particolare posizione in cui si viene a trovare, cioè nella parte alta della vettura, ha inciso sulla dinamica di guida, motivo per cui gli ingegneri giapponesi hanno deciso di intervenire sia sul telaio, rafforzando il traliccio centrale che costituisce l'anima di questa auto, ma lavorando anche sulla taratura delle sospensioni, sulla barra antirollio e sull'intervento della servoassistenza, che lavora adesso in misura maggiore nella prima fase di intervento, riducendo poi il suo intervento nella parte seguente della sterzata. L'auto è disponibile come nella versione che vedete in questo momento con cerchi da 17, ma come sapete Mazda MX-5 nasce in realtà con cerchi da 16. Anche in questo caso si tratta di una scelta progettuale ben precisa, determinata dalla volontà dei tecnici nipponici di risparmiare il massimo del peso anche per questo tipo di componenti. Il tempo di apertura del tetto è di 13 secondi, Mazda dice che è il record della categoria, in ogni caso si tratta di un tempo davvero ridottissimo. Il meccanismo che attua l'apertura è lo stesso impiegato per la chiusura del tetto rigido della precedente generazione con il modello RC. Le motorizzazioni a disposizione sono le medesime della versione Roadster, quindi abbiamo un 1500 Skyactiv da 131 cavalli e 150 Nm di coppia massima e un 2000, sempre Skyactiv, da 160 cavalli e 200 Nm di coppia. Andiamo a vedere le dimensioni del bagagliaio. L'apertura è posizionata qua sotto, eccolo qua. Allora, il bagagliaio ha una capacità di 130 litri, sono 20 in meno rispetto alla precedente generazione. La capacità è la stessa identica della versione Roadster. Questa è una caratteristica davvero peculiare di questo modello, perché chiaramente gli ingombri del tetto rigido sono assolutamente maggiori rispetto alla versione in tela, ma questo è l'obiettivo che si sono posti fin dall'inizio i progettisti che hanno messo mano alla versione a cielo aperto standard, per così dire. Siamo saliti a bordo della vettura e la prima cosa che risalta sono gli interni, l'utilizzo della pelle di nappa per la prima volta sulla serie MX-5, naturalmente optional, e in generale la buona fattura di tutto l'abitacolo, dei materiali utilizzati. Abbiamo qua uno schermo da 7 pollici che lavora sia con il touchscreen che con questo controller posto al centro della plancia. Gli elementi al centro del cruscotto sono circolari, sono 3, sulla sinistra abbiamo le informazioni di marcia, contagiri centrale come sulle vere auto sportive e indicatori di velocità sulla destra. Sul volante abbiamo nel lato sinistro i comandi per la gestione della parte audio, telefonica e infine sulla destra abbiamo i comandi relativi al speed limit e al cruise control, che purtroppo non è attivo.
Alla voce difetti qualcuno potrà segnalare la posizione di guida che in realtà è un elemento centrale di questo progetto su cui Mazda insiste moltissimo, ma che purtroppo sconta la non possibilità di regolare il volante in profondità. Il volante si regola soltanto in altezza. Per qualcuno, nella fattispecie per chi vi parla anche, la possibilità di trovare una posizione corretta soprattutto per le mani è piuttosto complicata, perché il fatto di avanzare con i sedili non è sufficiente e anzi porta a toccare con le ginocchia in questa parte della vettura. In generale, oltre a questo, segnaliamo dimensioni davvero contenutissime dell'abitacolo e l'assenza di qualsivoglia sostanzialmente vano portaoggetti, fatta salva questa tasca presente al centro del tunnel centrale e questo vano portaoggetti sempre tra passeggero e guidatore. Capitolo sicurezza, vedete qua alcuni pulsanti che servono per attivare o disattivare alcuni degli aiuti elettronici. Abbiamo il blind spot monitoring che può essere disattivato con questo pulsante, una spia per il superamento involontario della carreggiata, naturalmente il controllo di trazione, abbiamo poi anche un sistema di fari abbaglianti a controllo intelligente, high beam control, il sistema di fari adattivi FS che permette ai fari di seguire l'andamento della strada. Dicevamo del tetto apribile naturalmente, questo è il comando, proviamo ad aprirlo insieme e vediamo cosa succede. Allora, come vedete viene segnalata l'apertura, il tetto si apre prima dietro e poi sopra. Questo qua è sostanzialmente il medesimo blocchetto della versione Roadster, soltanto che in questa versione è elettroattuata. Ecco, come avete visto, in pochissimo tempo il tetto è aperto. Possiamo provare a fare la manovra inversa. Ecco la chiusura. Il tetto si apre e va a fissarsi da solo in questa posizione. Ci troviamo finalmente alla guida di questa MX-5 RF, il tempo non è decisamente dalla nostra parte, ma questo ci permette di sperimentare il funzionamento del tetto rigido e soprattutto di capire quanto sia migliorata questa auto dal punto di vista dell'insonorizzazione degli interni. Infatti la MX-5 in versione soft top aveva tra i suoi principali difetti quello di una certa rumorosità, soprattutto nella marcia autostradale a tetto chiuso. La vettura che stiamo provando è decisamente migliorata da questo punto di vista e questa miglioria va ricondotta sicuramente al tetto, ma anche ai lavori che sono stati fatti per isolare meglio l'abitacolo. I tecnici giapponesi sono intervenuti applicando uno strato isolante sul pavimento, ampliando la dimensione dei tappetini, insonorizzando il tetto rigido appunto, ma pensate facendo un lavoro di fino anche nella zona del cambio per limitare i frusci aerodinamici provenienti dal fondo dell'auto. A proposito di cambio, l'auto che stiamo provando monta un automatico a 6 rapporti, per la prima volta disponibile in Europa. Per averlo in Italia bisognerà scegliere la motorizzazione 2000 con allestimento Exceed. Come lavora questo cambio? Ma il cambio lavora sostanzialmente bene, ci è piaciuto. L'unica critica che gli si può muovere riguarda la gestione delle cambiate in modalità completamente automatica e con l'opzione Sport inserita. In questo frangente l'auto cerca di mantenere il regime di rotazione più alto possibile in modo da avere la maggior coppia a disposizione. Questo in realtà rende a volte un po' complicato capire cosa stia per succedere sotto il nostro piede destro, perché la vettura tende a scalare molto in fretta, è sempre pronta a scendere di marcia, a buttare su il regime di rotazione e questo non è sempre facile da comprendere per chi si trova alla guida. Per il resto in modalità manuale la macchina si comporta davvero bene, le cambiate sono pronte sia in scalata che salendo di marcia e questa soluzione rende l'auto assolutamente divertente, nonostante, lo sappiamo bene, la scelta del cliente tipo di questa vettura ricadrà sul manuale, che non a caso è il cambio utilizzato per l'allestimento Sport. Manuale che peraltro abbiamo avuto modo di provare e che funziona davvero bene, come abbiamo avuto modo di riscontrare quando abbiamo messo le mani sulla versione Roadster.
Da un punto di vista dinamico questa MX-5 conferma quanto di buono abbiamo già visto sulla versione Roadster, per cui una leggerezza percepita molto elevata che si trasforma in una estrema agilità, in un'ottima ripresa, in una buona accelerazione e in un'ottima frenata. Frenata che peraltro non è mai eccessiva, non mette mai in difficoltà il guidatore, il servofreno lavora bene e non è mai troppo, come a volte ci capita di pensare quando guidiamo vetture sportive di altri marchi. Il motore, soprattutto in questa versione 2 litri, vanta un'erogazione estremamente fluida, estremamente lineare, ce n'è in basso, nonostante i valori espressi al banco, 200 Nm di coppia massima, lo ricordiamo, possono sembrare magari un po' bassini. La verità è che la progressione è molto lineare e permette di divertirsi alla grande tra le curve, contando su un motore che è sempre pronto a salire di giri e che regala un allungo davvero entusiasmante. Sempre alla voce sportività ricordiamo poi che con la motorizzazione da 2 litri nell'allestimento sport la vettura monta di serie un differenziale meccanico autobloccante che farà di certo la gioia dei clienti più sportivi. Per mettersi in garage una MX-5 RF servono almeno 28.000 euro, questo è quanto richiede Mazda per la versione 1.500 con allestimento Evolve, 33.000 euro 150 la somma richiesta per la versione 2 litri con cambio automatico a 6 rapporti, quella che stiamo guidando adesso, in allestimento Exceed, 32.000 euro 850 invece per la versione 2 litri Sport. La RF ci è piaciuta decisamente, è una vettura in grado di unire il fascino di una MX-5, ha un pizzico di comfort in più dovuto a una migliore insonorizzazione e ha un po' di ansia in meno. I proprietari di auto cabrio lo sanno bene, parcheggiare la propria vettura soft top in città è spesso un motivo di ansia, è spesso un motivo di preoccupazione. I tagli e gli atti vandalici sono sempre qualcosa che può presentarsi in maniera decisamente sgradita. La vettura quindi ci è piaciuta, ottimo il design, un po' retro, grande personalità, qualcosa che farà girare la testa a chi vi vedrà passare. Fateci sapere cosa ne pensate voi nei commenti qui sotto su YouTube, sulla nostra pagina Facebook e tra le pagine del nostro sito. Ci vediamo alla prossima macchina, ciao!